Ciao, bentrovate a tutte. Allora, oggi vi farò un unboxing un po' particolare perché questi filati non li ho presi, accessori anche, perché ci sono anche degli accessori, non li ho presi da un'azienda, bensì da poco c'è una nuova categoria sull'app Vinted. Non so chi la utilizza, chi di voi la utilizza, ma comunque è abbastanza internazionale. È praticamente quest'app dove tu metti in vendita cose che non usi, comunque robe usate. E hanno aperto una nuova categoria dove ci sono dei filati. E, non ci andavo da un po' perché io ce l'ho il mio profilo, poi magari ve lo faccio vedere. E non ci andavo da un po' e quando sono andata a vedere ho visto tutte queste novità e mi tentava vedere cosa potevo insomma acquistare. Ho trovato dei profili fantastici con rimanenze di filati, ma anche con filati nuovi e ne ho approfittato e ho speso circa 18 € e ho comprato un sacco di cose. Adesso vi dico che i pacchi sono due intanto, quindi due venditrici, due persone che non utilizzavano più questi prodotti e io li ho presi. Iniziamo dalla prima che vi faccio vedere, lei è la signora Silvia, se volete cercarla ha ancora un sacco di cose e lei, i suoi prodotti sono fantastici perché veramente sono regalati come prezzi. E iniziamo dai suoi. Da lei ho speso circa 8-10 €. Comunque, tolte le spese di spedizione che purtroppo sono alte, non ho speso tanto. Ma io che cosa ho fatto? Sono andata nel profilo di queste signore e non ho preso un prodotto solo, ma ne ho presi 4-5 e poi ho pagato una volta sola le spese di spedizione. Ci sono degli sconti quando si prendono più prodotti dalla stessa persona. Bene, adesso vi faccio vedere i prodotti della signora Silvia. Iniziamo con quello che mi ha colpito. Guardate, ho preso questi set borsa. Questi set che sono 1, 2 e 3 erano tutti a 5 €. Per me sono assolutamente regalati. Non ho le caratteristiche del materiale, ma però secondo me è copelle. E comunque abbiamo i manici già attaccati, notate qua, e si apre in questa maniera. C'è l'interno con i ganzi, quindi si potrebbe anche non foderare. Io all'uncinetto devo solo fare il margine. Adesso purtroppo non so se riesco a farvi vedere, ecco, devo solo fare il margine. Allora, c'ho questo crema e celeste, poi c'ho questo bianco perla con questo trama all'intreccio, i manici sono uguali, questo è l'interno, e poi questo arancione, pesca arancione. Anche qua sono da riprendere sopra e i laterali. Io non so se con questi prodotti vi farò vedere qualche tutorial perché sinceramente non saprei dove voi potete insomma trovarli e adesso valutiamo, magari qualcuno ce li ha a casa o ha qualcosa di simile. Io vi faccio solo vedere come riuscire a integrare il tutto. Questo video non farò dei tagli, quindi proseguiamo. Poi questo era un pacco, cioè un prodotto in vendita a 5 €. Poi c'era un altro prodotto con questo filato, questo e questi tre. Sono come notate dei gomitoli con l'etichetta, quindi sono nuovi, però non sono mandati da un'azienda, la signora li aveva in casa che non li utilizzava più e quindi il fatto che siano così scivolati i fili dal gomitolo ci sta, anche perché questo prodotto io lo conosco molto bene.
vi ho fatto vedere la borsa in raffia, vi ho fatto vedere il tutorial su come si lavora, perché questa è una coda di topo molto scivolosa, vedete? E il gomitolo è un 100 grammi, 85 metri e un 100% poliestere. Io cosa ho fatto? Questi mi ricordano 3 euro, 4 euro, tutti e 5, non me lo ricordo, giuro, non me lo ricordo. Comunque, immaginate che tra le borse e i gomitoli e altre due cose che ho preso, ho speso sui 10 euro. Tolte le spese di spedizione. Io ho visto le borse, no? Dopo che ho visto le borse, ho visto anche questi gomitoli che la signora vendeva e li ho associati così, nel senso che ho pensato di mettere questo gomitolo arancione scuro che sembra quasi un color mattone insieme a questa, cioè, vedete, da utilizzare insieme, quindi devo solo riprendere il sopra e i margini. Secondo me mi potrebbero anche bastare un gomitolo, adesso valuto assolutamente. Poi questo è un prodotto Ice che io non ho mai utilizzato i loro prodotti, non mai da nessuna parte. È un 50% cotone, un 50% acrilico. Sento la morbidezza dell'acrilico, quindi assolutamente un bel filato. E vediamo se mi dice i grammi. Ah sì, sono qua 50 grammi, 140 metri. Beh, 140 metri ce ne sono tanti e lo potrei utilizzare con questo. Ci sta, quasi. Ma preferirei utilizzare comunque un filato per borse, magari con lui andrò a fare degli accessori da mettere sui margini. Poi ci sono questi gomitoli che sono un 100% poliamide, è una microfibra elastica. E sono gomitoli di 3 sfere e c'è scritto mare, quindi secondo me sono quei gomitoli adatti per lavorare i bikini e tutte le cose un po' più ci danno quell'esteticità oltre a utilizzare l'uncinetto, ma proprio il filato in sé. Sono 50 grammi, 125 metri. E questi tre, che ne ho tre, li avrei potuto, adesso magari butto tutto giù, scusate, con questa borsa. Sposto un attimo, ma per me non sono adatti, nel senso che li andrò a utilizzare per un accessorio, non ho ancora deciso cosa, ma devo valutare. Non sono, cioè, non sono aziende, io le ho prese dalle persone, ok? Sono cose usate, ma nel mio caso sono stata fortunata che ho trovato dei prezzi stracciati e cose intatte, buone. Allora, il pacco è stato lavorato alla perfezione, nel senso che la signora mi ha mandato una confezione super perfetta, quindi ve la consiglio. Poi con 2 euro ho preso altri due materiali. Ho preso questo qua, che è un tubolare. L'ho preso perché se andrò a fare dei pantaloncini, una gonna, qualcosa, mi servirà come laccio, molto più resistente rispetto a quello che faccio all'uncinetto. Sono 90 grammi per 10 metri, cotone. E poi c'era questo della Mondial. E è un filato che io non ho mai utilizzato, però sembra fatto apposta da poterlo lavorare per creare questa sciarpa.
Allora ero curiosa perché cioè, li ho pagati 2 euro, cioè io non so, non conosco questi prodotti, non li ho mai utilizzati in vita mia, quindi non conosco veramente il valore effettivo. E sono 50% poliamide e 50% acrilico, 150 grammi, 20 metri. E c'è scritto anche basta una matassa per creare la tua sciarpa. Li ho presi perché per lui soprattutto, ma poi quando ho visto che mi è arrivato a casa questa, la trovo super mega divertente e se voi riuscite a trovarla in giro magari facciamo anche un video tutorial, se no semplicemente ehm, vi do un'idea perché questa striscia è già preparata e ci sta, ma nulla vi vieta di lavorarla voi all'uncinetto e poi andare a chiuderla in modo tale da creare una sciarpa. Vi fate una striscia di 5 cm lunga circa 20 metri e da di lì abbiamo la base per fare altro. Insomma, di cose da fare ne ho, poi mi devono arrivare altri pacchi, quindi mano a mano vi li apro. Adesso forse un po' mi sono presa la mano perché ho trovato delle offerte fantastiche e cercherò di fermarmi per un po'. Intanto questa è una novità assoluta per me, è emozionante perché è come prendere una mystery box, cioè non sai cosa trovi dentro, lo sai nel senso che vedi i prodotti ma finché non li tocchi non riesci a valutarli. Bene, passiamo al prossimo pacco. Allora, il prossimo pacco ha solo cose per borse, quindi filati per borse, tranne 2 gomitoli perché erano a 1 euro e non ho resistito, li ho presi. Anche qui ho speso 10 euro, tondi tondi. Allora, il prezzo è giustificato dal fatto che la signora mi aveva detto guarda, io ho iniziato a lavorare questi filati e il progetto è sfumato, non mi è piaciuto più, quindi ti ritroverai con dei filati che devi sistemare, nel senso che magari trovi dei nodini o non sono arrotolati bene, come questo. Questo è il classico Swan che si trova nella busta. Sembra che la signora abbia avviato un progetto e poi abbia deciso di raccoglierlo su questo pezzo di cartone per fare meno fatica, però io con la busta personalmente mi trovo bene a lavorare. Mi trovavo perché da un pezzo che non utilizzo lo Swan. Conosco molto bene questo colore perché l'ho utilizzato per creare la borsa orchidea. È uno dei miei primi progetti sul canale, quindi le indicazioni non sono a voce, sono scritte e una borsa molto classica, molto semplice, che io la utilizzo tantissimo. Guarda, ve la faccio vedere, è talmente utilizzata, scusate, ho buttato tutto giù, che è sbiadita. Cioè, questo è il colore originale e la borsa è sbiadita e vi faccio vedere colore originale e la borsa è sbiadita perché con il sole, con l'utilizzo è normale che perda un attimo di colore. Vi dico anche altre cose che io smonto i moschettoni da una parte e dall'altra, qua è foderato eccetera, e io la metto in lavatrice, cioè la metto in lavatrice e poi la metto fuori ad asciugare. Questi ci sono i miei piedini ancora integri. L'unica cosa rispetto al progetto originale, ho dovuto modificare qui il manico perché ce li avevo con dei moschettoni in metallo, ma gli si sono aperti i piedini e mi si è sganciato da una parte, quindi non avendo più questo colore in casa, perché all'epoca non ce l'avevo, adesso ce l'ho, magari posso anche risistemarla, e avevo questo Swan blu notte, ho fatto questa modifica e io la utilizzo un sacco, adesso la devo lavare di nuovo, sto notando che è un po' sporca, ma perché la utilizzo ogni volta che mi metto qualcosa di fucsia o di rosa, perché è comodissima, è una roba fantastica quella borsa, poi ci sta il mondo dentro, cioè chi utilizza borse all'uncinetto sa che
con l'elasticità della borsa si mette dentro di tutto e di più. Bene, continuiamo qua, mi divertirò con questi nodini, ma comunque la signora mi aveva avvisato. Questa è un'altra persona, non è la signora Silvia di prima, non ho chiesto il permesso di mettere sul suo nome, quindi magari dopo ve lo aggiungo nel box informazioni. Poi con 3 euro ho preso questo. Aspettate che la luce reale è, non so come farvela vedere, è questa, cioè è questo verde bosco scuro scuro scuro, non è grigio, è verde bosco. E vi voglio far notare la fettuccia è un po' aperta, nel senso non ha un trauma super chiuso, è un cotone, non è perfetta. Vi faccio vedere che qua tipo è un po' sfilacciata, probabilmente anche con questa la signora aveva provato a fare qualcosa, poi non era convinta e ci ha rinunciato. Vedete che è un po' sfilacciata, ma per me questo non è un problema, tanto il lavoro all'uncinetto io lo dico sempre che non deve essere perfetto, perché se è perfetto non è fatto l'uncinetto. Quindi questo è il secondo filato, sempre per 10 euro. Poi questo l'ho raccolto perché era buttato in una busta che lei mi aveva avvisato, mi ha detto guarda ti regalo anche del filato extra perché faceva parte di questo filato qua. Questa è licra, è la classica licra perfetta, quella tagliata, non sono rimanenze, lo vedete dai margini che sono perfetti, assolutamente perfetti. Vi devo confessare una cosa, io questo filato l'avevo preso per i costumi, perché fare i laccetti all'uncinetto va bene che ci sta, ma preferisco anche mettere i laccetti elastici, diciamo che tengono molto molto di più. Allora non mi aspettavo questa quantità, pensavo ci fosse un po' di meno, di conseguenza potrò fare magari sia l'una che l'altra, solo che il nero in video faccio veramente fatica a farvelo vedere. Vedete la differenza verde bosco e nero, ok? Quindi probabilmente questo progetto voi non lo vedrete mai, anche perché in realtà non lo vorrei utilizzare per le borse. E poi, sempre dalla signora, c'erano questi due gomitoli, che secondo me è acrilico, o comunque un misto acrilico. Anche loro sono stati iniziati. Ha fatto qualche prova, ma non è un problema. E tutto questo l'ho pagato 10 euro, tolte le spese di spedizione. Secondo me sono circa 100 grammi di prodotto per gomitolo. Io sono contenta della mia scelta. Coincidenza sta che quando ho aperto il secondo pacco ho visto questo colore e avevo già visto questa borsa, ho pensato perché no. Insomma, cosa ne pensate anche voi? Togliamo il fatto che ho un sacco di roba in casa e mi deve arrivare altri pacchi da Vinted, quindi sarà molto molto divertente anche perché non so più dove metterli. E, insomma, io non credo di averci perso dei soldi, anzi credo di averci guadagnato. Non sono prodotti che utilizzo io, le fettucce non le utilizzo spesso, anzi sul mio canale non trovate neanche un progetto con le fettucce, quindi ora mi toccherà. E ho un'altra fettuccia presa circa 6 mesi fa, verde, un bellissimo verde chiaro da associare a un altro progetto che sto lavorando, quindi chissà che non tiro fuori qualche borsa in fettuccia un po' più leggera rispetto a quello che si trova in giro.
Allora, fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se sapevate di questa categoria nuova su Vinted e se avete mai comprato su quel sito, se vi siete trovati bene, eccetera, eccetera. Poi cercherò di mettervi nel box informazioni anche il mio profilo se volete dare un'occhiata. Io vi ringrazio dell'attenzione, è un esperimento nuovo, io ripeto, sono positiva, sono contenta, non vedo l'ora di mettermi all'opera, però prima che arrivi a questi lavori, a questi filati, ne ho tanti altri che devo ancora finire e chi mi segue lo sa già. Vi mando un grosso abbraccio, ci vediamo al prossimo video progetto.